Ciao, mi sentite? Mi sentite? Mi vedete? Se mi sentite e mi vedete, fate un cenno perché YouTube Studio mi sta dicendo che nessuno mi sente. Allora. Oh, ok, non so allora che problemi abbia YouTube Studio. YouTube Studio ha deciso di dirmi che è una tragedia e che questo sabato non sa da fare. Ok, boh. No, sto provando a farlo ripartire, ma niente. Vabbè, ha deciso che non mi fa vedere me stessa dall'altra parte della finestra. Vabbè, è YouTube che non ha inviato la notifica. Però oggi ho scoperto perché mercoledì non vedevo le notifiche. Cioè, o meglio, la chat di YouTube. Ed era perché non avevo il pannello della chat attivato da OBS. Quindi la colpa non era di OBS. Ho fatto bene a non maledirlo. Però oggi ha deciso YouTube. Vabbè, va bene quindi oggi vi vedo, poi ad un certo punto, mentre racconto cose, probabilmente sposterò la chat perché sennò mi distraggo tantissimo e poi vado per la tangente. Ma volevo dirvi che questo sabato abbiamo anche un ospite che mi ha gentilmente rubato la sedia e non lo so, diventerà il contenuto per gli abbonati praticamente, il nostro ospite d'onore. Non so se continuerà questo format, metterò la Mochi Cam, metterò la videocamera di fianco a Mochi. Allora, direi che possiamo cominciare e cominciamo col dire che per tutti coloro che non ci hanno seguito, che non ci, parlo sempre al plurale, non so perché, però che non ci hanno seguito la scorsa volta, quindi mercoledì, e in realtà anche chi ci sta seguendo per la seconda volta, benvenute e benvenuti su Intech Tales edizione natalizia. Come potete vedere non abbiamo le lucine perché la nostra webcam non, se no sfarfalla, però siamo molto natalizi e il mio maglione è un maglione rosso con Babbo Natale che fa dab. E ho notato solo stamattina che Babbo Natale ha in mano anche tipo un simil, come si chiamano, i pupazzi di neve e non lo so, lo sta portando in giro. Quindi ho pensato che questa cosa potesse essere molto carina e molto divertente e molto memabile in realtà. Che differenza c'è tra i soliti contenuti di Green Tech Tales? La principale differenza è che siamo bisettimanali e quindi ogni mercoledì e ogni sabato fino al 25 di dicembre ci vediamo due volte, quindi mercoledì e sabato dalle 18:30 sempre, quindi orario del tè o orario aperitivo, scegliete voi che team siete. Principale differenza è che non abbiamo due notizie, ma ne abbiamo una sola che cerchiamo di approfondire. Quindi con diciamo, un pochino più di calma e un pochino più di tempo diciamo, approfondisco una sola notizia e non due in modo troppo veloce. E siccome diciamo, il primo pensiero di queste live era di fare qualcosa di un pochino più calmo, oggi ovviamente ho dovuto portare il tema del momento e quindi ho detto togliamoci direttamente l'elefante dalla stanza nella seconda puntata e quindi parliamo di intelligenza artificiale. Ehm, perché andava fatto, se no se me la tiro troppo per le lunghe poi non ce la facciamo. Di che cosa vi parlo oggi? Vi parlo, in realtà partiamo principalmente da una notizia che ho trovato, ma poi passiamo ad un contenuto molto meno leggero rispetto a quello che avevo in mente, ovvero vi parlo di un paper e andiamo a vederlo, diciamo, pian piano. L'idea era quella di portarvi nei vari step e nei vari paragrafi del paper, che tra l'altro ho sottolineato, evidenziato, benedetto Firefox che ha questa modalità di modifica di documenti e poi quel documento lì lo troverete anche nei link della giornata, quindi
potete andare a rivedervelo, ma cerchiamo diciamo di fare un po' di ragionamenti e diciamo un po' di riflessioni nello specifico sulla generazione di video, quindi tutto ciò che può essere generato tramite un prompt e parliamo di video e non di immagini in questa puntata specifica. E anche parliamo delle differenze rispetto al generare un'immagine o generare un testo o comunque altri tipi di usi dei vari ChatGPT e company. Non vi darò tantissimi numeri, un po' perché di numeri, lo sapete, ne abbiamo un po' pochi in realtà, sempre per questioni di trasparenza, ma qualcuno ve lo do di modo che abbiamo un po' di contesto e anche perché alcuni numeri in realtà sono molto interessanti per capire le principali differenze tra il generare un'immagine, generare un video o generare una certa quantità di testo, un paragrafo. E perché si parla di questa notizia e perché dobbiamo parlare di questo tipo di tematica? In parte perché in realtà è il tema del momento. Qualsiasi newsletter che vi può arrivare legata a temi scientifici, adesso parla di intelligenza artificiale, compresa anche la mia, della Green Software Foundation o di tante altre. In realtà devo cercare sempre di trovare notizie che non siano legate all'intelligenza artificiale, ma ogni tanto trovo anche delle cose molto interessanti che secondo me sono molto belle da approfondire e possono, diciamo, renderci un po' degli utenti un pochino più consapevoli. Infatti faccio sempre un disclaimer e vale anche per oggi. Tutte le cose che diremo non sono per demonizzare questo tipo di strumenti, ma per essere un pochino più consapevoli anche mentre li utilizziamo o per decidere se utilizzarli in certi scenari o magari decidere di fare in altro modo. Quindi il punto è sempre quello di utilizzare gli strumenti nel miglior modo possibile e soprattutto in un modo consapevole, oppure io sono del parere che la situazione potrebbe tranquillamente sfuggirci di mano, non solo in termini ambientali ma anche in termini sociali, tutto un sacco di cose che ogni tanto sono uscite fuori anche negli altri video. E comincio col condividervi invece una parte di notizia per darvi un po' di contesto a livello numerico e per dirvi da dove arrivano i numeri. I numeri che vi dirò oggi, spero che si veda bene, mi sembra che il contenuto di questa pagina fosse abbastanza leggibile, però mettiamo a un 125%, mi sembra che così si veda un pochino meglio. E perché si parla di intelligenza artificiale e dell'impatto ambientale? L'abbiamo visto in modo molto generico, sappiamo ormai che l'intelligenza artificiale ha un impatto sull'ambiente. Ok, oggi non staremo ad approfondire troppo quello, ma vi volevo portare alcuni numeri che arrivano da questo report che è stato fatto durante, diciamo, il 2025 da un'azienda, se non ricordo male, con sede in Nord Europa, non ricordo se Finlandia o Danimarca, ma è un'azienda che ha sedi praticamente da qualsiasi parte nel mondo, ne ha anche diverse in Italia e si occupano appunto di fare della reportistica legata al consumo energetico e i numeri che vi porto oggi arrivano dal loro report. Fatemi andare al paragrafo giusto, diciamo nella parte di highlight perché c'è un report lunghissimo, ma la parte che vi volevo da cui volevo partire oggi era principalmente questa. Perché si parla di AI? Si parla di AI perché ad oggi sappiamo, diciamo a livello di stime, che entro il 2040 l'utilizzo di intelligenza artificiale e quindi di conseguenza la quantità per la quale l'intelligenza artificiale sarà responsabile del consumo energetico si aggirerà attorno circa al 3%. E infatti qua potete vedere che entro il 2040 abbiamo un 5%, ma poi viene specificato la richiesta energetica sarà circa del 3% per le AI e poi del 2% per invece data center general purpose, quindi data center che non sono, diciamo, stati costruiti o strutturati nello specifico con l'obiettivo di essere utilizzati per addestrare modelli, eccetera, eccetera. Un punto che però volevo portarvi all'attenzione è il fatto che questi sono numeri medi, sono numeri globali,
Infatti se si va a zoomare invece nelle varie zone, nei vari continenti anche del pianeta, si hanno dei numeri molto molto diversi. Si arriva persino a 3 volte tanto i numeri generici che abbiamo visto prima. Qua ad esempio viene sottolineato alcuni numeri legati al Nord America, ma nel report in realtà ci sono anche numeri legati all'Europa, e si stima che invece entro il 2040 nel Nord America, e se non mi sbaglio nel report viene messo insieme ad un certo punto anche il Canada, la percentuale di elettricità consumata sarà del 16% e il solo 12% legata all'intelligenza artificiale. Quindi vediamo che sostanzialmente siamo quasi a 3 volte tanto, no scusatemi, se 3% AI siamo a 4 volte tanto il numero generico. Quindi questo era il punto da cui volevo farvi partire, e anche per avere un attimino di contesto di che cosa stiamo parlando. Ma arriviamo al punto focale del video di oggi, ed è una ricerca, un paper svolto da Hugging Face. Qualcuno di voi conoscerà Hugging Face, e sono un'azienda che ha sviluppato tra l'altro diversi tool legati ai modelli che vi permettono sostanzialmente di anche confrontare quello che è l'impatto energetico e l'impatto ambientale dei diversi modelli. Uno dei loro tool ad esempio è l'AI Energy Score, di cui abbiamo parlato anche in qualche video precedente, ma questo è una solo delle loro attività. Loro si occupano anche di appunto collaborare con altri enti, con altre persone specializzate nell'intelligenza artificiale, per creare appunto dei report e degli approfondimenti legati a appunto l'impatto a livello ambientale dell'intelligenza artificiale. Il paper di cui vi parlo oggi ma non vi sto più condividendo la finestra, il paper di cui vi parlo oggi è questo. Come vi anticipavo, parliamo di video, e quindi parliamo di modelli che permettono di tradurre un prompt testuale in una serie di frame, perché sostanzialmente, se non ci avete mai pensato, i video sono una serie di frame e quindi sono una serie di immagini, quindi possiamo vederlo come dei modelli che generano una serie di immagini che poi vengono messi insieme e formano sostanzialmente il video. Dietro questa azione apparentemente molto semplice e molto, mi viene straightforward ma è in inglese, però un'azione così appunto diretta, ci sono una serie di step, e in questo paper viene appunto analizzata in che modo il cambiamento di alcune caratteristiche dei video va a modificare il consumo energetico e anche la latenza. Diciamo, immaginate che vi stia prendendo la manina per andare a leggere il paper, ma prima di fare questo direi che mi riapro la chat e vedo se avete scritto qualcosa o se avete domande sulla prima parte. Immaginavo che chiunque approvasse la Mochicam, quindi vi dico: se approvate la Mochicam andate su Ko-fi e donateci un caffè che andrà direttamente nel budget per la Mochicam. E per il resto, ciao Giuseppe, bentornato, è sempre bello averti nella chat. Mi piace un sacco quando siete attivi nella chat, è molto molto bello, è parecchio divertente, è meno solitario che registrare i video e basta, anche se oggi appunto ho la mia spalla destra, sinistra, non so, la mia spalla in generale. Allora, quindi, scusate, mi sa che ho urlato tantissimo nel microfono, ma di che cosa parliamo? Allora, ovviamente il paper si apre con un'introduzione. L'introduzione più o meno è quello che vi dicevo prima, ovvero che cosa succede quando andiamo a generare dei video. Andiamo a generare dei video, quindi richiediamo una serie di frame, ma qui viene specificato proprio diciamo, la modalità di generazione dei video tramite i modelli, e quindi si parla anche di, ad esempio, step, quindi passi di denoising, che spero che non venga tradotto perché l'ho sempre sentito nominare come denoising anche ad esempio nell'audio, e le varie caratteristiche che dicevamo prima.
quindi risoluzione, ma ce ne saranno anche altre che poi pian piano vediamo. Un punto molto importante con cui volevo partire è, non mi ricordo se ve l'ho detto prima, ma è il fatto che sappiamo molto molto poco di quello che è l'impatto ambientale e i costi, soprattutto ambientali, di attività di machine learning. Sono scioglilingua anche questo, ma è uno di quegli ambiti che, come potete immaginare, sta diventando sempre più interessante anche da approfondire a livello accademico. In tema di questo tipo di modelli che generano appunto video, è un campo totalmente nuovo. Infatti questo è il secondo paper che viene pubblicato. Il primo è stato pubblicato, se non mi ricordo male, nel 2024 e lo trovate in questo pezzo qua. Tra l'altro era molto molto limitato a livello di applicazione, perché si parlava semplicemente di si parlava di analizzare l'energia che veniva richiesta per generare un video da 2 secondi a una risoluzione di 240p, quindi un caso molto molto specifico. Questo paper invece si allarga tantissimo in termini di proprio dominio di ricerca, ma parte principalmente da questo paper del 2024. E una delle prime conclusioni dello studio del 2024 è stato il fatto che in termini di richiesta energetica la generazione di un video scala in maniera quadratica con la risoluzione del video. Quindi, per non farvi ritornare a statistica all'università, in modo abbastanza semplice, vuol dire che se si raddoppia la risoluzione del video, in realtà il consumo energetico quadruplica, quindi non è una proporzione lineare. Questa era, diciamo, la principale conclusione dello studio del 2024. Da qui si è partiti e questo paper si focalizza, scusate, non specializza, su un modello specifico che è questo qui, ed è WAN 2.1, eccetera, eccetera, e viene utilizzato, diciamo, come riferimento per 2 motivi. Uno, perché, se non ricordo male, venivano fatti degli studi, o meglio, anche lo studio precedente si applicava allo stesso modello, ma un altro dei punti principali è che questo modello qua risultava uno dei più scaricati dalla libreria di Hugging Face, quindi chiaramente loro hanno detto abbiamo molte più informazioni su questo modello, cerchiamo di partire da questo. Quindi non hanno fatto, diciamo, figli e figliastri in termini di modelli, ma sono andati su quello che conoscevano meglio, anche appunto per partire da qualche dato in più. Ora vi salto tutta la parte meramente architetturale, poi potete andare a leggerla, o se siete, diciamo, molto appassionati anche di questo tipo di temi, probabilmente qualche termine vi risulterà anche un pochino più familiare di quanto possa risultare a me. E andiamo direttamente io qua ho sottolineato le varie come dire, il modo in cui venivano annotate le cose, perché sennò mi dimentico assolutamente. Ma come dicevamo prima, i punti che vengono considerati nello studio sono la risoluzione, il numero di frame, gli step di denoising e una serie di altre cose, e ci sono un po' di calcolini, quindi non fatevi spaventare, non li vediamo questi, o meglio, se volete andare a vederli poi, se avete domande poi scrivetemi e ne parliamo, però il punto focale non è qui. Infatti ci sono tutta una serie di cose e una serie di equazioni, eccetera, e qua cominciamo ad avere un pochino di conclusioni o quantomeno qualche intuizione rispetto alla teoria che hanno ipotizzato mentre studiavano il modello. E in realtà è quello che vedevamo prima, quindi una scala quadratica in termini di cambiando la risoluzione e appunto qual era il risultato a livello energetico, mentre il secondo punto con cui sono andati un pochino più avanti rispetto allo studio precedente è che cambiando invece gli step di denoising il consumo energetico cambia in modo lineare, quindi se si raddoppiano gli step di denoising anche il consumo energetico raddoppia, viceversa se si dimezzano anche il consumo energetico si dimezza.
e poi altri, diciamo, fattori che possono modificare il consumo energetico del modello in realtà, diciamo, contribuiscono in modo molto molto minore. E a parte la metodologia, lo vedevamo prima quale modello utilizzano, hanno ovviamente fatto un po' di parte teorica, poi hanno fatto diversi test su altri modelli, in modo da, diciamo, avere una scala a livello medio di che cosa succede applicando la stessa metodologia anche a diversi altri modelli. Hanno misurato il consumo a livello di hardware, utilizzando altri tool come Carbon, che abbiamo visto in qualche video precedente, e tra l'altro se qualcuno si occupa di modelli eccetera, questo è sicuramente un tool da andare a vedere. Fatemi sapere se vi può interessare approfondirlo, perché è uno, diciamo, dei più utilizzati, e diciamo, l'utilizzo stesso di questo tool, che è open source, è skyrockettato negli ultimi mesi. E poi andiamo direttamente alla parte, tra virgolette, finale. Quello che vedevamo prima, ovvero il fatto che gli elementi principali che vengono modificati, che sono appunto la risoluzione, il numero di step di denoising e anche la durata del video, sono quelli che appunto danno la maggior parte che contribuiscono maggiormente al consumo energetico. Qua trovate appunto anche qua diciamo come dire, ciò che hanno trovato a livello empirico, e poi una serie di ragionamenti che vanno praticamente a confermare quello che vedevamo prima. Quindi l'aumentare la risoluzione, sono partiti da un 256 per 256 fino a un bel po' di più, e sono partiti da questo numero specifico per dei limiti che hanno messo sul modello. Quindi era proprio una parte strutturale che hanno deciso di seguire, invece di andare sulla, diciamo, risoluzione classica che possiamo vedere. E quello che vedevamo prima è stato confermato anche dai vari studi e dai vari confronti che hanno fatto con gli altri modelli. Quindi il cambiare la risoluzione o la lunghezza del video in realtà modifica il consumo energetico a livello quadratico, e appunto viene confermata anche in questa parte. Le hanno separate per contestualizzare in modo diverso, ma principalmente la conseguenza è la stessa, sia a livello di cambiare la risoluzione che cambiare il numero di frame, quindi la durata del video. Qua trovate dei grafici molto molto carini, e poi sulla parte di denoising lo vedevamo prima, il numero di passaggi di denoising è un parametro molto importante che hanno rilevato, e modifica il consumo energetico a livello lineare, quello che vedevamo appunto prima. Qua trovate sempre una serie di grafici, e se non mi ricordo male, qua arriviamo ai numeri che vi volevo portare. Sono, penso, gli unici che vedremo oggi, e che cosa hanno, appunto, che cosa si è concluso al netto di quelle parti che vi dicevo prima. Ovviamente, prima di arrivare ai numeri vi dico un'altra cosa, ma i risultati che hanno ottenuto che cosa ci dicono? Ci dicono che ovviamente va sempre valutato il modello migliore per ciò che ci serve, quindi su questo non ci si scampa, ma ci dice anche che essendo il secondo studio che è stato fatto su questo tipo di attività, che in realtà è molto più comune di quanto si possa pensare, ormai esistono una serie di video che io sono veramente veramente triste di vedere onestamente i video generati con l'AI, perché mi fanno vedere degli animali carini che fanno delle cose e devo ogni volta chiedermi: ma è vera questa roba qua? Al netto di passare alla parte tecnica e di impatto sull'ambiente, mi rendono veramente veramente triste, che ogni volta non so se quel gatto davvero ha fatto quella cosa o se quei gatti stanno veramente chiacchierando tra loro. Non so se anche a voi capita, ma a me capita molto molto spesso. Ma al netto di questo, ovviamente siamo in un momento storico in cui è molto molto chiaro il fatto che non considerare l'impatto ambientale di questo tipo di strumenti sia un grosso problema.
Ma apro un attimino la chat prima di andare ai numeri, perché i numeri ve li voglio dare per ultimi e come vi dicevo prima, Giuseppe ci chiede, puoi linkare il paper ed il tool? Allora, il paper ve lo linko e ve lo lascio nei link della puntata, perché vi lascio questo paper in cui ho sottolineato le cose. Se invece volete leggervi il paper senza sottolineature, dovrei potervelo mettere nella chat. E io ve lo comincio a mettere di là, credo, vediamo se non sto facendo danni e se sto riuscendo a scrivervelo. Ok, perfetto. Mentre il link al tool al momento non ce l'ho, ma ve lo metto nelle note della puntata, quello assolutamente sì. E poi anch'io odio quei video, grazie Ludo per assecondarmi. E Francesca ci scrive, ricorda ancora la tristezza quando ho scoperto che quei procioni non stavano davvero saltando sul trampolino. Parlo esattamente di quel tipo di cose e non so, a me intristiscono davvero un sacco perché ogni volta devo davvero mettere in discussione qualsiasi scenario ed è veramente, veramente triste, al netto di poi arrivo a pensare quale sia stato l'impatto sull'ambiente di questa roba qua. E, detto questo, io direi che passo direttamente ai numeri che sono qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Io ve lo condivido con il paper, però potrei anche dirveli tranquillamente. Ma come vedevamo all'inizio, chiaramente la generazione di video è un task che richiede un numero maggiore di risorse a livello computazionale in generale. Quindi senza andare troppo nel dettaglio, generare dei video, come vedevamo prima, significa generare una serie di pixel e soprattutto una serie di frame e una serie di immagini e sicuramente, anche diciamo a livello meramente logico, richiede molta più energia, molte più risorse che generare delle parole. Ora, invece andiamo ai numeri che ci dice lo studio. Se riesco a mettere il cursore qua. Allora, quello che ci hanno detto in questo studio è che, vediamo se riesco a beccare il punto, sì, è questo qua, generare un video costa indicativamente, se non ricordo male, vediamo se l'hanno messo qua, soprattutto con il modello che vedevamo prima, quindi è molto molto specifico del modello, consuma circa 90 watt all'ora. Questo numero, se comparato ad esempio alla generazione delle immagini, è molto molto più alto. Infatti si stima che per generare un'immagine si richieda un 2,9 watt all'ora, che è un numero ancora più grande rispetto a quella della generazione del testo, che è uno 0,047 watt all'ora. Quindi sostanzialmente generare un video è circa 30 volte più costoso che generare un'immagine, ma è circa 2000 volte più costoso rispetto a generare del testo. Quindi siamo su, diciamo, scale di grandezza molto molto diverse. Detto questo, per me la riflessione da fare ovviamente non è ma genero il video o genero l'immagine o genero il testo. Come vedevamo prima, dipende da quello che ci serve fare, ma chiaramente tenere conto di questo tipo di numeri magari ci fa ragionare un pochino prima, diciamo, di premere invio su quel prompt o quantomeno decidere se generare allo stesso tempo i video dei procioni che non sappiamo se stanno davvero facendo qualcosa oppure no. Quindi al netto di utilizzare questo tipo di modelli per, mi viene da dire, attività che non siano dei giochi, perché non so come altro descriverlo, magari evitiamo di farlo per, diciamo, divertimento e per appunto intrattenerci semplicemente. C'è un sacco di roba online con cui possiamo intrattenerci senza generare video che traggono in inganno le persone. Ma un'ultima cosa che vi volevo dire oggi e che secondo me è molto correlata a questo tipo di studi, anche visti i numeri che vedevamo all'inizio legati al consumo energetico, è anche un po' una domanda che vi lascio, diciamo così, ed è, abbiamo visto l'aumento della domanda energetica
e diciamo le stime che si stanno cominciando a mettere giù per i prossimi anni. E una domanda che io mi chiedo spesso e diciamo la lancio anche a voi è: fino a dove ci possiamo spingere? Ovvero, o meglio, scusate, fino a quando potremmo continuare a supportare un certo tipo di attività che sappiamo indicativamente avere un certo impatto sul pianeta che ci circonda. Ehm, e vi lascio un po' questa domanda, e quindi io ne ho parlato in diverse occasioni anche nei precedenti video e lo vedremo anche pian piano nelle altre puntate perché ho già il programmino e questo tema in realtà ritornerà. La domanda energetica e la crescita della domanda energetica che in questo momento chiaramente è trainata da questo tipo di strumenti, e tra l'altro sono strumenti che non spariranno al netto di chi li ha creati e li ha buttati in mezzo alla mischia, che magari potrà decidere da un giorno all'altro questa roba non esiste più. Quindi al netto di quello, questo tipo di strumenti sappiamo già che resteranno, quindi in qualche modo avranno un impatto. Magari non direttamente, che impatterà direttamente noi in Italia, ma magari qualche altro paese vicino. E quindi una delle conseguenze più comuni che vediamo è: sono stati costruiti nuovi data center, e qua apriamo già un'altra parentesi molto molto grossa, perché a cascata arrivano una serie di problematiche, chiaramente. Uno di queste è il fatto che la rete elettrica diventa sempre più sovraccarica. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ad un certo punto la rete elettrica dice basta, non posso più darti energia perché non ce l'ho, non gli sto dietro, e la rete elettrica non fa differenze che chi gli sta chiedendo diciamo l'energia sia un data center per trainare un modello oppure un plesso residenziale. Quindi questa è un po' la prospettiva che vi vorrei lasciare e da cui vorrei che diciamo rifletteste o magari vi faceste delle domande, o se qualcuno ha già approfondito questo tipo di temi condivida anche il proprio parere. E non solo a livello di consumi energetici vediamo questo tipo di problematica, ma la richiesta sempre più alta di energia andrà ad implicare tendenzialmente anche un aumento di prezzi dell'energia stessa. Quindi fino a quando ci possiamo, diciamo, fino a quando possiamo far andare ancora la corrente, corrente inteso come movimento, verso una direzione che potrebbe risultare incontrollabile o potrebbe risultare effettivamente troppo per le infrastrutture che abbiamo adesso, senza incappare in problematiche a livello ambientale, problematiche legate all'aumento dei prezzi e quindi al potersi o no permettere l'energia, o anche situazioni di blackout, ad esempio. Quindi, ritornando al punto di prima, bene utilizzare l'intelligenza artificiale, bene fare i video, le immagini, chiedere le curiosità, ma magari non come dei giocattoli e soprattutto non un punto che spesso porto, diciamo, in modo molto molto fiero, è quello di utilizzare gli strumenti senza che siano loro a toglierci qualcosa e quindi a mantenere anche quel tipo di pensiero critico che ci distingue come esseri umani. E detto questo, non ho una risposta alla domanda che vi ho fatto perché siamo in un momento storico in cui tutto va estremamente veloce, quindi ipotizzare dove potremmo arrivare è un po' difficile, ma le scelte che facciamo oggi sicuramente possono implicare un certo tipo di situazioni. Magari noi come piccoli cittadini non faremo tanto la differenza, però magari diciamo la nostra idea o la nostra attitudine può diciamo impattare in qualche modo a livello proprio generale. Quindi cos'altro volevo dirvi? Fatemi vedere gli appunti perché sono andata un po' a livello proprio, sono andata a ruota libera. No, credo di avervi detto tutto. E se avete delle domande, scrivetemele in chat, scrivetemele in privato,
dove volete, sono sempre a disposizione, prendo un sorso di tè, come sempre con la mia tazza, anche questa se la volete scrivetemi e comincerò a fare, non so, lo shop di Green Tech Tales e ho ancora in mente la cosa di fare il cappello di Natale di Green Tech Tales, vediamo se riuscirò a farlo entro la fine dell'anno. Ma detto questo, se non avete domande e direi che è sabato, quindi vi lascio anche andare a fare le vostre cose o a preparare gli addobbi natalizi, perché siamo tutti d'accordo che l'albero di Natale si fa l'8 dicembre, su questo non transigo, vi posso dire utilizzate l'intelligenza artificiale per fare i giochi, ma non fare l'albero prima dell'8 di dicembre, questa frase mi costerà tantissimo, però detto questo, vi ho già detto di Ko-fi, come sempre, se volete supportare il canale fateci una donazione, tè, caffè, quello che volete, anche per la Mochi Cam, vedo se riesco a fare tipo una cartella specifica o magari dei contenuti, come dire, dei contenuti, lo dicevo all'inizio, ma dei contenuti tipo chiusi o per gli abbonati, quindi foto di Mochi mentre preparo il setup per le live stream. Non so, fatemi sapere se vi piace questa cosa. E ultima cosa, ma non per importanza, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi perché parliamo di un sacco di cose interessanti e non lo dico perché è il mio canale, ma perché sì, lo dico perché è il mio canale. E quindi anche per coloro che vedranno questa live, grazie per averci seguito fino ad adesso, penso siano 40 minuti circa e vogliamo l'account OnlyFans di Mochi e farlo l'8 è d'obbligo, grazie, cioè ognuno ha gli ascoltatori che si merita e direi che con questa, se non avete domande o non avete considerazioni, io vi lascio liberi e quindi grazie davvero a tutte e tutti chi ci avete ascoltato, che state scrivendo in chat e anche a coloro che vedranno questo video nei prossimi giorni. E niente, per qualche giorno vi lascio in pace, vi lascio digerire queste robe, ma domani penso metterò i link sul Linktree, quindi vi lascio tutto come sempre a disposizione e sono sempre a disposizione per domande, curiosità, quello che volete. E direi anche che se volete proporre qualche notizia da trattare in queste live, secondo me potete tranquillamente farlo, potrebbe essere molto molto divertente anche vedere che cosa magari trovate e volete che io approfondisca anche da questo punto di vista. E quindi io direi grazie e ci vediamo a mercoledì.